Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Da più di 10 anni utilizzo macchinette per il caffè a cialde o capsule e oggi voglio parlarvi della DDS Frog, la macchina a cialde più venduta d'Italia. Diamo uno sguardo subito alle dimensioni. La DDS Frog è una macchinetta sicuramente di una certa rilevanza anche sotto il profilo delle dimensioni. È larga 22 cm, profonda 32 e alta 40. Non si può dire che sia piccolissima, ma questo è anche un pregio in quanto riesce ad avere un serbatoio che può ospitare una bottiglia anche di 2 litri. Quindi è un serbatoio veramente molto grande per essere una macchina domestica. Per quanto riguarda le caratteristiche, distinguiamo tra la DDS Frog classica e quella Vapor. La Vapor si riconosce perché ha il gruppo vapore che abilita gli altri due tasti che invece nella Frog normale non sono abilitati. Questo è il tasto per accendere la vaporiera e questo per erogare vapore. È un modello che io sinceramente non mi sento di consigliare perché credo che per fare un buon cappuccino con la vaporiera bisogna essere esperti, quindi consiglio piuttosto di utilizzare un cappuccinatore che fanno dei buoni cappuccini in maniera più facile. In tanti ho visto che su Amazon hanno il dubbio se la macchina che hanno ricevuto sia nuova o sia usata. Come si riconosce se una DDS Frog è stata usata prima che vi sia arrivata a casa? Sicuramente non si riconosce dalla possibilità che ci sia dell'acqua nel tubicino, perché le macchine vengono sempre testate prima di essere spedite in fabbrica, quindi come vedete anche questa ha qualche goccia d'acqua, ma si riconosce dalla fascetta che c'è nel tubo del serbatoio, si riconosce anche da questo salvagoccia o comunque sigillo di garanzia che possiamo trovare sul beccuccio da dove esce il caffè, ma soprattutto basta guardare rimuovendo il portacialde se c'è usura o sporco nel posto dove la cialda va a alloggiare. Come vedete è facile da rimuovere e volendo si può rimuovere anche il portacialde per vedere se c'è dello sporco al suo interno. Basta l'utilizzo di un coltello per sollevarlo e andare a vedere se la macchina è perfettamente pulita e quindi nuova oppure è stata già utilizzata. In questo caso la macchina è perfettamente nuova. Cosa altro si trova nella confezione? Troviamo il libretto di istruzioni, che ovviamente è abbastanza inutile perché la macchina è di una semplicità unica, e poi troviamo due spessorini che si andranno a utilizzare quando la macchina e la leva in particolar modo avrà subito una determinata usura via dei tanti caffè fatto. Questi spessori andranno posti sotto il contenitore della cialda e andrà poi riposizionato tutto all'interno della macchina Frog. Questo gli creerà quel piccolo spessore da far sì che la leva riesca comunque a chiudersi in maniera decisa e far sì che non ci siano perdite dal portacialde. Andiamo adesso a parlare delle caratteristiche di questa macchina. Innanzitutto è una macchina che assorbe 650 watt, quindi un assorbimento medio-basso. Questo è un vantaggio sotto il termine ovviamente del consumo, è uno svantaggio per quanto riguarda il tempo di prima accensione. Se siete abituati a una macchinetta Nespresso, le macchinette Nespresso sono decisamente più veloci ad accendersi, come anche la Modo Mio, ma di contro hanno un assorbimento che supera 1000 watt contro i 650 di questa Frog. Per quanto riguarda il formato, come ci siamo detti, è una macchinetta a cialde. Il classico formato cialda è l'ESE 44 mm. Alcune Frog in commercio hanno il formato 38 mm. Dove non specificato, la macchina Frog è sempre da 44 mm. Il 38 mm è un formato utilizzato per quanto riguarda i gestori che danno le macchine in comodato d'uso. Andiamo a parlare quindi del serbatoio. Come vi dicevo, il serbatoio è di grande dimensione perché ospita fino a 2 litri. Io vi consiglio di utilizzare sempre dell'acqua minerale in bottiglia perché presenta poco calcare, che è uno dei peggiori nemici per le nostre macchinette. Quando notiamo che facciamo fatica ad erogare il caffè perché magari si è intasato qualche parte della macchina, vi consiglio la classica decalcificazione con prodotti o ad hoc, ma mi raccomando scegliete quelli biologici e poco aggressivi, oppure basta anche dell'aceto di vino. Basta inserire un 200 o 300 ml di aceto di vino, erogare il primo caffè, aspettare 15 minuti che tutto l'aceto o il decalcificante faccia il suo effetto all'interno della macchina e poi ripulire con un risciacquo di almeno 2 litri tutta la macchina. Parliamo degli accessori per questa macchina. Questa macchina ha come accessori o la vaporiera inserita all'interno del gruppo macchina come vi dicevo prima, oppure i portacialde e portazuccheri alati. Sinceramente è una soluzione che esteticamente non gradisco e preferisco tenere tutti gli accessori all'interno di un cassetto. Per quanto riguarda il gruppo della macchina, quello che scalda poi l'acqua per erogare il caffè, è un classico gruppo in acciaio, sicuramente di buona qualità perché la temperatura e l'erogazione del caffè è ottima, però non è un gruppo in ottone che solitamente si usa per delle macchine che fanno una serie di caffè molto ravvicinati e un numero molto elevato. Se facciamo il test della prima accezione, la macchina ha due tasti quindi che vanno utilizzati, è questo per quanto riguarda l'accensione della macchina e questo che una volta che si spegne fa sì che la temperatura raggiunta sia quella ottimale e possiamo andare a premerlo per erogare il caffè. Essendo un tasto a un'erogazione ovviamente manuale non è possibile preimpostare la lunghezza del caffè
che andremo a erogare. Facciamo un test per chi ama farsi il cappuccino la mattina. Se prendiamo una tazza da cappuccino media, come possiamo notare, a fatica va sotto l'ugello da cui esce il caffè. Questa è una cosa da considerare perché appunto essendo abbastanza basso non tutte le tazze ci andranno, possono essere scomode, quindi per chi ama farsi il cappuccino valuti bene anche questo aspetto, oppure dovrà fare un caffè normale in una tazzina per poi rovesciarlo nella tazza del cappuccino. Ho fatto un test molto importante per un appassionato di caffè, ovvero ho monitorato la temperatura del caffè erogato alla Frog a seguito di una prima accensione, ovvero ho acceso la macchina, ho atteso che la luce si spegnesse così ad indicare la temperatura fosse raggiunta e ho erogato un primo caffè. La temperatura è stata di circa 57 gradi. Quindi cosa consiglio a chi ama il caffè particolarmente caldo? Di erogare un primo caffè senza inserire la cialda in maniera tale da far scorrere l'acqua calda all'interno di tutto il corpo macchina così da riscaldarlo per bene, e farsi il caffè inserendo la cialda solo in un secondo momento, e dai miei test ho monitorato la temperatura di questo secondo caffè erogato invece raggiunge e supera i 70 gradi, quindi una differenza di quasi 15 gradi, determinanti per chi ama un caffè caldo. Per quanto riguarda le acque grigie vengono rilasciate nel raccoglitore, che è questo qui alla base della macchina, da questo tubicino che rende la rimozione di questo contenitore delle acque grigie leggermente difficile, soprattutto se il contenitore è molto pieno. Io lo trovo veramente un difetto perché sia per rimuovere sia per rimetterlo questo contenitore, come vedete, si fa un po' fatica, e occhio sempre a rimettere il tubicino all'interno, altrimenti se il tubicino rimane leggermente fuori c'è il rischio che sporcate il piano d'appoggio. Per quanto riguarda invece la regolazione della cialda, ne abbiamo parlato prima. Mi raccomando, la cosa importante è inserire la cialda comodamente nell'alloggio, andare a schiacciare la leva fino in fondo, che significa fargli fare il clack tipico di questa macchina, e a quel punto, dopo vari utilizzi, si può utilizzare lo spessore, che ne vengono forniti 2 nella confezione, per poter rialzare il gruppo cialda all'interno della macchinetta e far sì che la macchinetta non perda dalla cialda come dopo qualche utilizzo, ma parliamo sempre di un numero di caffè abbastanza elevato, può avvenire. Per quanto riguarda la pulizia, abbiamo parlato della rimozione del calcare, ma un'altra pulizia molto importante da fare, io credo semestralmente o sempre dipende da quanti caffè si fanno ogni giorno, è quella di rimuovere il gruppo pressa cialda, svitando la vite qui in basso, rimuovendo il portacialde e andandolo a pulire approfonditamente, perché come vi mostrerò adesso, smontandolo semplicemente così, si vanno a depositare tutto lo sporco all'interno del filtro. Ovviamente si può pulire con una spugnetta abrasiva oppure con dei prodotti che io consiglio sempre biologici, fatti per alimenti, e andare a rimuovere tutto questo sporco e grasso che si è creato. Infine parliamo di prezzi. La Frog è una macchinetta che si trova mediamente tra i 119 e i 139 euro, parliamo del 2019. Abbiamo visto nel Black Friday che è arrivata addirittura a 99 euro in offerta sotto costo. Questo è il prezzo più basso registrato, ma mediamente sta tra i 119 e i 139 euro. Per la Frog invece, abbiamo visto prima nel gruppo vapore, parliamo di prezzi tra i 179 e i 199 euro. Sicuramente è una macchina ottima, fa un ottimo caffè, ha un basso assorbimento e ha un serbatoio molto grande. Questi sicuramente sono i pregi. I difetti: io trovo molto scomodo la rimozione delle acque grigie tramite questo contenitore, il fatto che sia comunque di plastica e quindi non dà proprio quella sensazione che possa essere robusta e rigida. Inoltre ha una dimensione abbastanza importante, quindi dipenderà dal piano d'appoggio su cui la andrete a posizionare. Tra gli altri aspetti positivi sicuramente la varietà di colori con cui si può trovarla. Questo è il colore avorio, ma ci sono infiniti colori, in più ci sono le varie serie collection che ogni anno vengono lanciate e hanno dei colori particolari da collezione. In conclusione direi un'ottima macchina che sicuramente merita di essere molto venduta. L'ottimo caffè che fa è il fattore sicuramente decisivo di scelta. Di contro, tutti quei difetti che sono andati a elencarvi, dal serbatoio delle acque grigie un po' scomodo, al fatto che sia leggermente in plastica o anche dal fatto che sia particolarmente ingombrante, rientrano tra i difetti. Mi sento di consigliarla un po' a tutti, da chi fa pochi caffè a chi ne fa abbastanza durante la giornata, sicuramente in questa macchina si troverà bene. Non mi sento di consigliarla per tutti quelli che devono fare almeno 10 caffè di seguito, perché non avere il gruppo in ottone sicuramente può risultare un limite. Con questo è tutto. Se avete dubbi o domande lasciatemi un commento, sarà a mio piacere rispondervi. Se il video vi è piaciuto e volete altre recensioni di macchinette del caffè o confronti tra macchinette del caffè, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Un saluto da Claudio e alla prossima!